Allora, la storia di oggi è un po' lunga, però per fortuna abbiamo lo sponsor. No, non è vero, sto scherzando, non c'è. Però se vuoi contribuire alla mia causa, al mio progetto e vedermi sempre più attivo, fare sempre più video, parlare sempre di più, anche se tanti mi dicono che parlo troppo, lo sai che c'è il link per seguirmi, per aiutarmi, per fare una lezione con me. Aide, let's go. La storia di oggi, come dicevo, è abbastanza lunga. Potremmo iniziare da Tiene, la mia città natale, la città dove sono nato, una città in provincia di Vicenza, quindi a nord di Vicenza, a 30 minuti da Vicenza. Più a est si trova invece Venezia, la mia seconda città natale, la città dove ho studiato e dove mi sono formato. Città, come tu sai, ricca di storia, piena di racconti, cose da dire, da raccontare, da argomentare, di fatti storici, non storici, leggende, non leggende, tutto, tantissima roba, tanta roba. In questo video ti porto da Venezia a Tiene, mettendoci dentro un po' di storia contemporanea, un po' di storia moderna e ci aiuterà Hemingway, scrittore non italiano, però probabilmente tu sai che ha passato molto tempo in Italia. Partiamo da Venezia, che tra tutte le cose che può raccontare ce n'è una che in particolare mi ha sempre colpito e penso che per gli studenti di lingua italiana potrebbe essere il racconto più facile, più interessante da ascoltare, soprattutto perché tocca dei temi che tuttora non sono molto noti agli italiani stessi, ma anche perché tocca la mia zona, tocca la città, la regione dalla quale vengo io, Tiene, vicino a Bassano. Ricordati Bassano perché ne parleremo tra un po'. Ecco, il periodo di riferimento è tra la prima e la seconda guerra mondiale, insomma nel XX secolo. A Venezia nasce questo locale chiamato Harris Bar. Dovremmo fare un video esclusivo solo per la storia di Harris Bar, ma quello che ti posso dire in questo video è che Harris Bar è attualmente un bar di lusso, storico, rinomato, molto ricercato, perché anni fa veniva frequentato da persone di un certo calibro, da persone piuttosto importanti, come per esempio Peggy Guggenheim, non so se la conosci, e Ernest Hemingway, scrittore americano. Beh, Hemingway lo lasciamo agli americani, però ci serve, non lo conosco molto bene. Ecco, in questo locale giravano delle persone di un certo calibro, soprattutto nel contesto artistico. Il fondatore, Giuseppe Cipriani, ha inventato, o meglio, ha dato dei nomi a delle cose che ancora oggi utilizziamo e che ancora oggi sono simbolo e parte della cucina, della tradizione culinaria italiana. Dobbiamo pensare a carpaccio. Carpaccio, molti italiani pensano che il carpaccio sia un tipo di carne, il taglio della carne. Invece no, carpaccio è in realtà il nome di un pittore che utilizzava effettivamente questo colore simile a quello del carpaccio. Allo stesso modo, nello stesso locale venne inventato il Bellini. Bellini, cioè quel cocktail di prosecco o vino bianco frizzante e succo di pesca. Anche qui il colore dei Bellini in realtà rappresenta quel colore tipico e molto usato dallo stesso pittore omonimo di Venezia, chiamato appunto Bellini. Ecco, come ho menzionato, in questo locale giravano delle persone abbastanza importanti, tra cui Hemingway. Hemingway, quando frequentava questo locale, era già il dopoguerra, il secondo dopoguerra, quindi era già diventato uno scrittore affermato. Tornava in Italia spesso perché gli piaceva, perché c'era già stato, perché era esattamente il luogo dove ebbe delle idee su cosa scrivere. Fu il luogo in cui ebbe diverse esperienze, molto importanti per la sua vita, ma soprattutto per la sua vita da scrittore. Un po' più a est di Venezia abbiamo Bassano, Bassano del Grappa. Allora, cos'ha in comune Hemingway con Bassano del Grappa, oltre al fatto che entrambi abbiano un certo legame con l'alcol? Bassano del Grappa, capitale della grappa italiana, se posso, C'è anche Museo della Poli, bellissimo posto, se vi capita di passare da quelle parti andate a dargli un'occhiata perché è veramente interessante.
Bassano è un gioiello, è una città che non è molto conosciuta dagli studenti di lingua italiana, di sicuro non è alla pari di città come Firenze, Bologna, Milano, Venezia e così via, ma è una città con un fascino veramente, veramente particolare. Per coincidenza, Hemingway visse in questa città in quanto volontario della Croce Rossa americana durante la fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918. Almeno così ho trovato, poi se avete altre date. È una città fondamentale per Hemingway perché gli rimane impressa. Diciamo che la città in sé è parecchio suggestiva e anche il panorama e le montagne intorno, il Monte Grappa. Poi bisogna spiegare perché si chiama Grappa, Monte Grappa, perché facevano la grappa. Vedremo. Se tu cerchi su internet troverai di sicuro la foto del Ponte Vecchio di Bassano. Hai presente il Ponte Vecchio di Firenze? Ecco, questo è il Ponte Vecchio di Bassano. Perché è vecchio? Vecchio quanto? Beh, vecchio abbastanza. Devi considerare che insomma, ha origini di sicuro medievali, documenti che parlano del ponte vecchio di Bassano già nel XII secolo. Poi, ovviamente, ha la sua età, giusto? Quindi nel corso del tempo il ponte è stato distrutto per guerre, per inondazioni, guerre soprattutto. Infatti non dimentichiamo che da quel ponte si possono vedere dei buchi sui palazzi a fianco, causati da delle pallottole usate dai francesi nel periodo in cui Napoleone stava arrivando per mandare via gli austriaci per poter conquistare infine Venezia. Poi, ironia della sorte, comunque quella zona è diventata parte dell'impero austriaco per circa 100 anni, ma questo lo dico in tantissimi altri video. Perché questo ponte è importante, oltre a essere vecchio? È molto importante perché a un certo punto venne ricostruito su progetto di Palladio. Anche quello che adesso puoi immaginare è del XVI secolo, quindi non impossibile, ma insomma ponte un po' delicato, ecco. Quello però che possiamo vedere oggi, il simbolo della città di Bassano, è un ponte progettato da Andrea Palladio nel XVI secolo. Chi è Palladio? Beh, Palladio è figura di riferimento di Vicenza quanto prestigioso architetto. Palladio è un architetto molto apprezzato e molto riconosciuto dagli intenditori di architettura a livello globale. Tant'è vero che negli Stati Uniti, a un certo punto, gli standard di Palladio sono diventati di riferimento per l'architettura americana. Basti pensare alla Villa Bianca. La Villa Bianca. Prova a pensare alla Casa Bianca. White House riprende le forme della Villa Rotonda. Se tu confronti queste due ville, la Villa Bianca, la White House e la Villa Rotonda, vedrai che sono parecchio simili. E non è una casualità, non è un caso, veramente Palladio è apprezzato a livello internazionale. Ecco, però noi torniamo a Bassano e siamo qua, abbiamo Bassano, abbiamo Vicenza, però torniamo a Bassano e andiamo a ovest per arrivare a Thiene. Però prima di arrivare a Thiene, dato che dobbiamo ringraziare Hemingway che da Venezia ci ha portato a Bassano, adesso saliamo con Palladio per arrivare dove sono nato io. Ti ricordo per favore di iscriverti se ti piace il video, se ti piacciono i contenuti dei quali sto parlando. Spero che tu possa capire tutto quello che dico perché sto cercando di parlare in modo molto chiaro, in un italiano molto semplice. Credimi, non è molto facile. Non è l'italiano che uso con i miei amici di sicuro. Quindi ti chiedo di iscriverti, di premere il tasto della campanella perché mi hanno detto che è importante farlo. Ti ricordo, per sostenermi puoi prenotare una lezione, fare diverse lezioni con me o anche una semplice donazione, tipo offrirmi un caffè, uno spritz magari meglio. Caffè ne bevo già tanti in Albania, anche perché non ho sponsor al momento, però ce li avrò un giorno. E vedremo questo video e diremo, ah, vedi che lo sapevi. Ecco, per andare da Bassano a Thiene ci sono delle zone interessanti delle quali voglio parlarti.
Prima di tutto abbiamo Marostica, a circa 20 minuti da Bassano. 20 o 20? Boh. Guarda il video sull'addizione. Marostica, una città anche questa molto interessante, cioè un gioiello nascosto, ok? L'Italia è piena di questi gioielli, assolutamente. Io ti parlo di quelli che conosco io. C'è una caratteristica molto interessante di questa città, cioè l'evento ricorrente che si ripete ogni 2 anni, scacchi viventi. Sì, hai capito bene. Ogni 2 anni in questa città, dato che c'è questa piazza, no, che sembra effettivamente una scacchiera, viene organizzato ogni 2 anni questo evento chiamato Scacchi Viventi. Cioè tu puoi vedere una partita di scacchi, però con persone vere e cavalli veri. Ovviamente non ci sono veri re o vere regine, però poi molto carina perché ha queste mura, molto middle age looking like, e quindi se ti capita di passare da quelle parti non te la devi perdere. E contattami se vuoi organizzare un tour, perché sai che ho esperienza nell'organizzazione dei tour e dei viaggi e posso prepararti qualcosa se ti interessa. Abbiamo visto Marostica, andiamo avanti, stiamo per arrivare a Tiene, però prima di arrivare a Tiene prova a immaginare siamo in una zona veramente campagnola, cioè abbiamo intorno a noi solo campi, non ti aspetteresti mai di trovare queste cose. Come per esempio altre ville di Palladio, sì, perché al tempo cioè, era un must, ok? Cioè commissionare a Palladio una villa al tempo era come dire comprarsi il Range Rover, no? Era un simbolo di status quo. Cioè le persone volevano dimostrare la loro ricchezza tramite queste cose, no? Oggi c'è l'iPhone 17, quello color bronzo, che brutto è, mamma mia. Al tempo invece avevi le ville. Palladio lì ha progettato delle ville in queste zone abbastanza, non lo so, improbabili, nel senso delle zone distanti da città sviluppate. Breganze poi è interessante perché anche lì abbiamo dei vini DOC, vini d'OCG. Anche poi siamo passati per Marostica, abbiamo dimenticato che anche da quelle parti, soprattutto verso Bassano, abbiamo l'asparago DOP, sparago di Bassano DOP, questo asparago bianco, grosso, succulento, molto gustoso, molto buono. E le ciliegie di Marostica. Vabbè, queste sono le cose che abbiamo. Non è che abbiamo il prosciutto crudo, però anche questi sono comunque prodotti molto interessanti della cucina locale. Come puoi vedere, argomentabili poi tramite altre cose. Abbiamo Breganze DOC, Breganze Torcolato d'OCG. Siamo anche vicino ad Asiago, perché molte persone non sanno che l'Asiago, il formaggio Asiago, non è un nome a caso. Asiago è il nome di una città in montagna dove infatti producono questo formaggio che ha lo stesso nome della città. Ecco, se non lo sapevi adesso lo sai. Però non siamo ad Asiago, adesso siamo giù. Asiago ce l'abbiamo sopra, qua. Noi siamo qui. Ecco, poi tra Breganze e Tiene, più o meno, vabbè, in quella zona, non troppo distante, si trovano delle ville anche lì di Palladio, tra Villa Godi Malinverni e Villa Piovene. Non chiedermi perché Villa Piovene si chiama Piovene, ma non si trova a Piovene, ma si trova a Lugo di Vicenza, mentre Villa Godi Malinverni si trova a pochi minuti da Piovene. Io le ho viste, però è da un po' di tempo che non passo da quelle parti, quindi non chiedermi, lascia stare, ho già detto abbastanza per oggi. Poi arriviamo alla fine a Tiene. Tiene che poi all'entrata c'è questa reggia, no? Che sembra la reggia di Versailles. No, vabbè, sto esagerando. Però è un palazzo che quando lo vedevo da piccolo mi è sempre rimasto impresso. Ecco, negli ultimi anni ho scoperto che veniva menzionato da Goethe. Goethe. Freunden von Deutschland, bitte lassen mir wissen, wenn es ist Goethe oder Goethe. Weil ich war in Deutschland und verschiedenen Malen, sie haben mir gesagt, nein, es ist Goethe, nein, es ist Goethe era ossessionato, no? Ha fatto i viaggi in Italia, era il periodo in cui l'Italia rappresentava la destinazione più gettonata, più ambita, no? La destinazione più desiderata per coloro che ovviamente facevano parte di un certo rango della società. Gioiello anche Tiene, guarda, hanno questa villa castello. Perché villa castello? Perché è una villa, ma da fuori sembra un castello, no? E anche questa ha un'architettura poi che ci riporta a Venezia, perché ha queste finestre in stile gotico e ha questa architettura che un po' ci ricorda Palladio per certi aspetti, per altri ci ricorda Venezia. Quindi ecco, abbiamo fatto Venezia, poi abbiamo parlato del baccalà in un altro video se vuoi guardarlo, perché il baccalà alla Vicentina viene appunto da Venezia. Guarda il video perché qua proprio non ce la facciamo.
Quindi da Venezia poi siamo andati a Bassano, ci ha portato Hemingway, grazie a Hemingway. Tra l'altro qui a Tirana c'è un locale che si chiama Hemingway, che è un bar molto famoso, io direi abbastanza sofisticato, quindi se passate per Tirana fatemelo sapere che andiamo a berci un calice di... Ah, parentesi, in questo locale a Tirana fanno lo spritz con il Select. Spritz, in un altro video ne ho parlato, prima era solo acqua e vino, nel tempo hanno aggiunto l'Aperol, però c'è qualcuno che dice che prima dell'Aperol ci fosse il Select, perché si fa lo spritz Aperol, lo spritz Campari e lo spritz Select, questo amaro del quale nessuno parla se non i veneziani. Ecco, assurdo, a Tirana in questo locale che si chiama Hemingway, strana coincidenza, fanno lo spritz con il Select, lo spritz al Select. Altra coincidenza, hanno la zona caffetteria e hanno questa macchina del caffè che è completamente diversa da una classica macchina del caffè. Questa macchina del caffè l'ho vista solo in un altro posto tutto il mondo nella mia vita. Questa macchina del caffè io l'ho vista solo a Venezia, in campo Santa Margherita. Coincidenze? Come diceva Adam Catmull, un'altra parte dei meme italiani, io non credo, ok? Coincidenze, io non credo. Questo per dire che le cose sono un po' collegate, no? Cioè è affascinante trovare questi collegamenti, riuscire a capirli addirittura in un'altra lingua. Ho video di farlo, questo video ho deciso di farlo in italiano, metterò comunque i sottotitoli, sarebbe stato un lavoraccio farlo in inglese e volevo essere sicuro che tu potessi capirmi, perché a volte quando faccio i video in inglese non sono sicuro se per la pronuncia o cosa, magari ti perdi qualche dettaglio. Comunque hai i sottotitoli e puoi attivarli e miau. Ti ricordo appunto di iscriverti se ti piace il video, di salvarlo, commenti, mi piace, le solite cose che dicono tutti gli youtuber, no? E appunto, se vuoi sostenermi puoi prenotare una lezione oppure offrirmi un caffè tramite PayPal. Poi ho iniziato anche con questo Patreon, anche se non ho molto tempo al momento di starci dietro, Sarghedrio. Però ecco, se ti piace quello che faccio, perché no? Ciao, grazie.